Oggi tutorial. Ciao a tutti, come state? Io sono Marina. Vi farò vedere il bordo, come ho fatto il bordo a questa cappa. Dunque, il punto che ho utilizzato è questo punto a rametti che avete visto nel 2 video fa, che appunto sul mio canale c'è il video tutorial di come realizzare questo punto. Io poi l'ho un po' modificato, o meglio ho fatto come delle righe accorciate su questo lato, perché la lavorazione è orizzontale, in modo tale da far sì che il collo, cioè le spalle, qua fosse più stretto rispetto a sotto. Ora, chi ha visto il video e ha provato a farlo sa di cosa parlo, cioè da questa parte rispetto a questo lato d'inizio non ho lavorato le 5 maglie, le righe accorciate di 5 maglie, ma dopo le 10 sono tornata indietro. Questo ha fatto sì che appunto questa parte fosse più stretta, ma il punto è identico, sempre un multiplo di 5. Era bello così, semplice, però ho voluto provare un bordo. Ho utilizzato un altro filato che è un filato sfumato, che è questo qua. Era un'unica matassa che io ho sfilato per raggiungere il colore che mi interessava. Probabilmente è un po' troppo caldo rispetto a questo marrone, è troppo caldo rispetto al marrone che ho qua. In realtà poi questo marrone diventa freddo, allora comincia proprio con un colore molto, la matassa comincia proprio con un colore molto caldo, ma alla fine si trasforma in un colore più freddo fino ad arrivare al blu. Io forse avrei dovuto prenderlo un pochino più in là, però va bene lo stesso. Avrei voluto che si intravedesse un pochino di più il blu. Adesso cerco di capire se magari allargarlo un po'. Adesso vediamo. La particolarità di questo bordo che ho voluto provare è proprio questa. Sono delle maglie basse lavorate in un certo modo, quindi il punto è, direi, facile, però crea questa texture che tra l'altro mi ricorda tantissimo il Bosnian crochet, cioè l'uncinetto bosniaco che si lavora in tondo, tutte con maglie bassissime. Se si lavora continuamente la maglia bassissima in costa dietro, tutte in tondo, viene una texture di questo tipo, ma ovviamente dovrei provare a fare i 2 campioncini e confrontarli, perché è davvero molto simile, ma la bellezza di questo è che è molto molto più semplice. Cioè, per chi non ama la maglia bassissima, questa è la svolta, nel senso che questo è fatto con le maglie basse e non è assolutamente difficile. Quindi lascio al tutorial dove vi faccio vedere appunto come realizzare questo bordo, in particolare questo punto. Io poi sto iniziando anche uno scaldacollo, sempre con questo filato che appunto mi è avanzato, sarà uno scaldacollo piccolino molto semplice, adesso continuo un po', sempre con questo punto. Mi piace, non mi dispiace, vorrei provarlo anche con un filato grosso perché mi è stato regalato un filato grosso, mi piace molto, un colore verdone. Sull'etichetta c'è scritto uncinetto 4,5, ma in realtà io utilizzerò un uncinetto più grosso perché sicuramente il 4,5 risulterà piccolo, e proverò proprio a fare questa texture perché secondo me può rendere bene proprio con un filato grosso, e almeno appunto ho l'occasione di provarlo e di utilizzarlo, perché se no con la maglia ai ferri, anche se non ho mai lavorato filati grossi ai ferri, però mi piace il risultato, ne ho visti fare, ho visto foto, video, ma con l'uncinetto non ho ancora trovato il punto giusto, nemmeno la maglia bassissima mi piace con un filato troppo grosso.
e quindi così poi la prossima volta vi farò vedere come viene, vi darò un feedback anche su quello. Niente, allora vi lascio al tutorial. A presto, conta con me, I love crochet! Iniziamo attaccando il filo del bordo, nel mio caso è un filo diverso, ma voi ovviamente potete continuare con lo stesso filato, ed eseguiamo una maglia bassissima, cioè dobbiamo fare un giro di tutte maglie bassissime. Questo non è un giro essenziale, ma è un giro di preparazione che io preferisco fare perché poi il bordo mi sembra che si attacchi meglio. Faccio un punto di maglia bassissima in ogni riga, non ne salto una, così rimane bello elastico. Il secondo giro inizia al punto, faccio una maglia bassa e poi il resto sono punti tutti uguali, cioè entro nella bacchetta verticale della maglia bassa, entro nella costa dietro del punto sotto, tiro su, passo nella bacchetta e poi faccio la maglia bassa. Di nuovo entro nella bacchetta verticale, nella costa dietro del punto sotto, prendo il filo e lo passo nella bacchetta e poi faccio la maglia bassa. Praticamente è una maglia bassa, però ogni volta si prende la bacchetta verticale e quando si carica il filo la si passa dentro nella bacchetta verticale e poi si esegue la maglia bassa normale. Questo rende una texture molto particolare. Si continua così per tutti i giri, quanti giri si vogliono, si preferiscono. Io non chiudo il giro ogni volta alla fine, ma lavoro a spirale, ma è indifferente, lo si sceglie a seconda delle preferenze personali. Questo è il dietro.